chi ha e chi non ha. È sempre stato così nel corso della storia, dai faraoni dell'antico Egitto fino all'impero romano. Il potere e la ricchezza sono stati concentrati nelle mani di pochi prescelti, così in tutto il mondo. Questi pochi erano quasi sempre consumati dall'avidità ed erano costantemente in guerra tra loro, cercando di prendersi a vicenda ricchezze e terre, perché sapevano che se avessero controllato il denaro e tenuto i cittadini distratti, avrebbero potuto governare il mondo. È piuttosto semplice in realtà. Rendere tutto intrattenimento per distrarti dalle cose che contano per davvero. Comprano tutto ciò che ha valore e poi distruggono il denaro per cui tu sei intrappolato a lavorare. Ma alcuni di noi non saranno mai d'accordo con questo. Ci siamo svegliati da un sogno e non possiamo più ricadere nel sonno. Passiamo la maggior parte della nostra vita a lavorare per il denaro e le persone sembrano troppo stanche e distratte per prendersi il tempo di imparare davvero qualcosa su di esso. Credo che probabilmente ci siano ragioni per tutto questo. Ora, però, liberati. Buonasera, buonasera e bentornati a tutti. Bello il video, sto commentato da solo. Bentornati a questa seconda edizione di 4 chiacchiere su Bitcoin, che è un evento che è nato lo scorso anno, potremmo dire per ego personale e per fini educativi, perché, come molti di voi sanno, io sono un grande appassionato di Bitcoin oramai, dedico molto del mio tempo allo studio e all'applicazione empirica di Bitcoin, e mi dà molto fastidio quando sento, telegiornali o molta disinformazione in giro, e quindi ci tenevo a poter dire, almeno alle persone che sono vicine a me, amici, parenti e colleghi: "Uè, Bitcoin è un'altra cosa, nasce per un altro motivo e ha uno scopo ben preciso". La prima edizione è nata come una carrellata dell'evoluzione della storia della moneta. Oggi faremo una seconda narrazione, molto tranquilla, molto discorsiva, niente di tecnico, alla portata di tutti. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Alessandro, ho 29 anni, sono un ingegnere gestionale, sono uno sviluppatore web, ma oggi sono qui nelle vesti di Bitcoiner. Chi è un Bitcoiner è una persona che è appassionata di Bitcoin, che lo usa, che lo accumula e via dicendo. Chi non sono io, non sono un promotore finanziario, non sono un venditore, non mi devo convincere né a comprare né a fare mai niente con Bitcoin. Lo scopo di questo evento, come dicevo prima, è puramente informativo ed educativo. Inoltre questa seconda edizione nasce dal fatto che nel corso di quest'ultimo anno ne sono successe di cose, nella mia vita, in Bitcoin e nella mia vita con Bitcoin. Ho partecipato a 3 conferenze in giro per l'Europa, ho partecipato a una business school di 3 mesi a Lugano per formarmi e approfondire questo ecosistema, e ho organizzato un evento con Bitcoiner internazionali qui a Roma per il Bitcoin Pizza Day, ovvero, un evento, una ricorrenza importante nel mondo Bitcoin, in cui si celebra il giorno della prima transazione effettuata per acquistare dei beni di consumo, ovvero 2 pizze. E durante questi mesi, durante questo intero anno, ho conosciuto tante persone, e più persone conoscevo, più divulgatori, informatori, sviluppatori nel mondo Bitcoin conoscevo, mi accorgevo di quanto io in realtà non so niente. Cioè, Bitcoin è un mondo incredibilmente vasto. Quindi, quando, noi ci approcciamo a questo concetto, lo indichiamo come la tana del bianconiglio, ovvero questo mondo in cui cominci a scavare piano piano, piano piano, e poi non finisci più di scavare, una tana profondissima,
a diversi livelli di competenza, un po' come quella in cui cadde Alice nel Paese delle Meraviglie, scoprendo un nuovo mondo. È quindi in questo mondo che io oggi vorrei, portarvi e di cui vorrei parlare. Lo scorso anno abbiamo indicato Bitcoin come una rivoluzione pacifica che parte dal basso, una rivoluzione che ha lo scopo di, distruggere l'attuale status quo, senza mezzi fini, distruggere l'attuale status quo perché lo ritiene marcio, per una serie di motivi che ora vedremo, e fornisce una soluzione. Se volessimo dargli una definizione accademica, potremmo dire che Bitcoin è una criptovaluta, anche se io direi la criptovaluta, Bitcoin non cripto, ricordatevi sempre. Le cripto in generale non sono Bitcoin. Il discorso che io farò oggi è valido esclusivamente per Bitcoin. Tutto il resto per me lo potete cancellare dalla vostra mente. Bitcoin è una criptovaluta decentralizzata basata su una tecnologia chiamata blockchain che consente transazioni digitali, sicure e pseudo-anonime, senza l'intermediazione di banche e governi. Nella pratica che vuol dire? Che io sono a tutti gli effetti possessore del mio denaro, perché ho la capacità e l'autonomia di poterlo spendere e utilizzare e trasferire a piacimento, senza mai chiedere il permesso a nessuno. Noi oggi, anche se non ce ne accorgiamo, chiediamo il permesso a una banca di approvare il nostro pagamento, di approvare il nostro trasferimento, okay, un giorno per qualche motivo ci potrebbe venir negato e fidatevi che non è così, ehm, raro come si possa pensare. Quindi, sempre come recap della precedente edizione, abbiamo fatto una carrellata sulla storia della moneta, quindi di come si è evoluto il concetto di scambio di valore nel corso dei millenni. Siamo passati dal baratto, in cui io do a te mele e tu mi dai i pesci, che però non scala perché c'è il problema della doppia coincidenza di beni, che ha fatto convergere verso uno strumento comune, che è la moneta. Abbiamo visto poi nascere le banconote con in Asia e infine il denaro digitale, che è quello attuale. Qua con denaro digitale non mi riferisco alle criptovalute, mi riferisco all'attuale denaro che noi utilizziamo, perché noi viviamo già in un mondo in cui il denaro è digitale. Cioè i nostri soldi non esistono fisicamente, sono numerini su un database, niente di più, niente di meno. Tant'è vero che qualunque banca fallirebbe se ci fosse una corsa agli sportelli, perché quei soldi non esistono. Per poi da prelevare in massa, qualunque banca fallisce. E abbiamo quindi raccontato i problemi dell'attuale sistema. Questo sistema si chiama sistema fiat. Fiat deriva dal latino fiat lux, ovvero una cosa fatta per decreto, dall'alto, imposta dall'alto, perché immagino che forse non me lo siete mai domandati, ma vi ha mai chiesto qualcuno il modo in cui, preferireste essere pagati? O in cui preferiste pagare le tasse? No. Siete nati, c'era la lira, poi c'è stato l'euro, nessuno vi ha chiesto: "Questo strumento è fatto in un certo modo, ti va di usarlo?" No, è stato per decreto dall'alto. E questo è un cambiamento storico che è avvenuto nel 1971, quando il presidente Nixon ha interrotto il precedente gold standard, che era un legame che ancorava il dollaro a un certo ammontare d'oro. Interrompendo quel legame ha fatto sì che non c'è più alcun sottostante dietro la moneta, se non fiat, se non la fiducia verso chi la emette, ovvero le banche centrali. Nel caso dell'Europa la BCE, nel caso dell'America la Banca Centrale Americana, la Fed. Questo vuol dire che nel momento in cui io non ripongo più la fiducia, presso questi enti, quella è carta, puramente non ha alcun valore. E i problemi dell'attuale sistema sono questi principalmente: accesso immediato ai servizi bancari in alcune parti del mondo per lo più, commissione e lentezza delle transazioni, ma soprattutto inflazione e controllo centralizzato. L'attuale sistema monetario è fatto matematicamente per inflazionarsi nel tempo. L'obiettivo teorico sarebbe del 2% anno, ma è teorico. E quindi per me che sono un ragazzo di 29 anni, io guardo questo e io provo ribrezzo, perché dico: "Io non vedo un buon futuro per me. A me questo non piace. Io non voglio lavorare e scambiare
la risorsa più preziosa che ho, il mio tempo, la risorsa più preziosa che ho, il tempo, per qualcosa che poi perde valore nel tempo. Cioè una mia ora oggi vale 10, nel futuro varrà di meno, ma perché era sempre un'ora mia, vale sempre quello. E invece no, perché quel qualcosa che hai ricevuto in cambio si è deprezzata, ha perso valore, si è svalutata. Questo numerino è il debito pubblico italiano. Ho fatto una comparazione con quello dello scorso anno, esattamente 1 anno fa, e quello di oggi, okay? Come vedete è aumentato di un numero qui. Questo è un numero grande. E il debito pubblico sta su di noi, okay? Cioè dobbiamo sempre immaginare che è un numerino finto, cioè non verrà mai ripagato il debito pubblico, è impossibile, ma è presente. È ehm, come l'ansia che tu ce l'hai qua. Puoi ignorarla, puoi far finta ma la senti, sta qua. E questa, palla gigante che è il debito pubblico, attendere cosa comporta? Fa sì che noi abbiamo difficoltà a risparmiare. Dobbiamo vivere con una, si dice, alta preferenza temporale, ovvero tutto è subito, non risparmio, le cose me le compro ora perché non posso pianificare a lungo termine. E questa cosa, a catena, fa sì che goccia oggi, goccia domani, inflazione oggi, inflazione domani, allora aspetta, la casa non me la posso più comprare, quindi vado in affitto. La macchina comprarla cash non è possibile, a rate. Netflix e Spotify a rate fino a che pago, mi posso guardare film e ascoltare la musica, quindi alla fine "You will own nothing and you will be happy". Questa frase è stata pronunciata nel 2016 al World Economic Forum, che è un evento molto importante di economia, e, venne pronunciata in un contesto un po' diverso. Era un con tono critico e di discussione critica verso il futuro, della serie: proviamo a immaginare un futuro distopico in cui la gente non possederà più niente di suo, ma dovrà vivere, ehm, di affitti, di qualcun altro che ti concede qualcos'altro. E quella frase, potremmo dire distopica in quel momento, se ci pensiamo, è sempre più presente, è sempre più reale. Quindi la cosa interessante, su cui discuteremo oggi, è che nonostante noi possiamo dire e vedere in qualche modo la direzione in cui sta andando il mondo e vediamo tanti problemi, la crisi del costo della vita, le disuguaglianze economiche, ehm, personalmente perdita di fiducia nelle istituzioni, nei governi, nella giustizia anche, calo delle nascite, instabilità sociali, tutte queste serie di cose che potremmo dire apparentemente sono, ehm, scorrelate tra loro, in realtà non lo sono e sono tutte in qualche modo concatenate alla qualità del nostro denaro. E quindi il discorso di oggi si incentrerà sul fatto che il nostro denaro ha un problema. Qual è il problema? Innanzitutto ringraziamo Joe Bryan che ha fatto questa presentazione, parte della presentazione che farò io oggi è ispirata a What's the Problem, che è questa presentazione che ha fatto Joe Bryan, in cui lui analizza e presenta qual è il problema del tuo sistema. Cioè, dove voglio arrivare? Io fino ad ora non ho manco nominato Bitcoin, diciamo. Bitcoin è una soluzione, ma per comprendere la soluzione dobbiamo comprendere il problema. Quindi il mio obiettivo oggi è provare a mostrarvi il problema, così che voi dopo possiate provare a comprendere la soluzione. Perché se io vi dessi la soluzione senza il problema, voi non me ne fate niente. Grazie quindi Joe Bryan e What's the Problem. Quindi è una storia molto semplice, però carina. Immaginiamo, seguitemi nella storia, immaginiamo che ci siano 500 persone su una grande nave. Questa nave all'improvviso naufraga,
ha un incidente, becca l'iceberg che è il Titanic, ma anziché affondare lì, riescono a naufragare su un'isola lì vicina. Queste persone sono persone moderne, sono anzi molto intelligenti e vengono dai tempi attuali e arrivano su un'isola deserta in termini di popolazione, ma ricca di risorse. Quest'isola ha tutto ciò di cui hanno bisogno per ricostruire la società da zero, per ripartire da zero. E quindi arrivano e ovviamente all'inizio pensano alle cose di prima necessità, mangiare, costruirsi un tetto, fare le prime cose, ma è chiaro poco dopo che man mano che la società, andrà a ripartire, avranno bisogno di qualcosa per commerciare. E quindi si siedono a tavolino e dicono: "Okay, avremmo bisogno di una moneta, creiamola". Quindi assumiamo che loro siano persone intelligenti e che siano in grado di creare la moneta perfetta, okay? Creano quindi una nuova moneta e tutti all'interno dell'isola sono d'accordo sul fatto che questa moneta, per essere perfetta, deve avere alcune determinate proprietà. Queste proprietà sono: scarsità, praticità, divisibilità, durevolezza, fungibilità, accettazione da parte di tutti e incensurabilità. Vediamole una alla volta. Scarsità. Lo strumento monetario deve essere scarso. Noi non possiamo commerciare in aria, perché di aria per ora ce n'è tanta. Quindi non ti serve da me, te la prendi da solo, okay? Quindi lo strumento monetario deve essere scarso e con una supply, con un'offerta finita, non può aumentare. Pratica, deve essere facilmente trasportabile. Devo poterla scambiare facilmente, senza particolari, oneri o difficoltà. Divisibile, devo poterla dividere in tante piccole unità, che così è più facile per il commercio. Immaginate per pagare un caffè, banalmente l'oro non è facilmente divisibile, per pagare, il caffè con l'oro avresti dei problemi. Durevole, non deve scadere, non deve marcire, non può deteriorarsi nel tempo. Le banane? Non possiamo commerciare in banane, perché tu oggi mi paghi 10 banane, ma domani metà sono andate a male e io resto col cerino. Fungibile, devono essere interscambiabili. Un Manet e un Picasso non sono fungibili, perché uno è un Manet e uno è un Picasso. 1 € uguale 1 €, come diceva qualcuno. Sono fungibili, okay? Ovvero io ti do lo stesso e tu mi dai lo stesso, non abbiamo fatto niente praticamente. E accettata da tutti, il più possibile. Cioè, provate a rifletterci, quant'è stupido il fatto che ogni nazione abbia la sua moneta, più o meno. Cioè è inefficiente, è stupido. Però perché si hanno? Perché ognuno vuole avere il potere sulla sua moneta, il potere di emettere nuova moneta, di stampare moneta. Una droga per l'essere umano, l'avere il controllo sullo strumento monetario. Ma se ci pensate è stupido, è inefficiente. Cioè se io devo andare in America, devo cambiare in dollari, perché? Se avessimo una moneta unica per tutto il globo sarebbe molto meglio. E alla fine la cosa più importante quasi, insieme a scarsità, incensurabilità, ovvero tu sei possessore al 100% dei tuoi fondi. Nessuno potrà mai sottrarti i tuoi fondi o impedirti di spenderli. Questo vuol dire essere realmente possessore dei nostri soldi. In banca i soldi non sono nostri banalmente, noi abbiamo un credito nei confronti della banca e la banca ha un debito nei nostri confronti, ma i soldi non sono nostri. Noi li abbiamo momentaneamente dati a loro e loro sanno: "Sì, quando vieni a prenderteli te li diamo". Però un giorno se vorrai svuotare il conto, comunque un paio di domandine, un paio di problemi te li faranno. Bene, quindi sono tutti d'accordo su queste 7 proprietà. Però a un certo punto accade qualcosa di strano. C'è una fazione interna all'isola che dice: "Allora, sono d'accordo con te sulle 7 proprietà. Cioè, sono d'accordo che deve essere scarsa, incensurabile e via dicendo. Però io vorrei avere l'autonomia di poter cambiare queste regole just in case. Potrebbe servire per un'emergenza, un qualcosa, non sappiamo come andrà. Quindi io
per ogni evenienza voglio un grande pulsante rosso. Quindi da un lato abbiamo i satoshi, che sono una moneta perfetta e che resterà per sempre così com'è, con quelle 7 proprietà. Dall'altro abbiamo la moneta fiat, che concettualmente potete immaginarla come qualunque forma, valutaria, euro, dollaro e via dicendo, che all'inizio è perfetta come quell'altra, ha le stesse 7 proprietà, ma ha anche il bottone rosso per le emergenze per modificare queste regole. Questa scissione di pensiero, di approccio è talmente grande che le 2 parti non possono convivere nella stessa isola con 2 sistemi monetari così diversi. Quindi cosa fanno? Ergono un muro enorme tra le 2 parti, così grande che non è possibile neanche più comunicare tra loro. E quindi da una parte abbiamo una meta perfetta, dall'altra abbiamo una meta perfetta finché non lo è più. Situazione identica per ambo le parti, all'inizio la società deve ripartire. Quindi ognuno si preoccuperà della propria autosufficienza, quindi cibo, un tetto sulla testa, le cose di prima necessità. Però col tempo si accorgono che le persone non sono tutte uguali, quindi c'è qualcuno che è più bravo di qualcun altro a fare qualcosa. Io taglio la legna per accendere il mio fuoco per cuocere il mio cibo, però mi accorgo che sono molto bravo, sono molto veloce, sono più veloce del mio vicino e quindi mi specializzo in quel processo. Questa specializzazione fa sì che io vada a innovare il processo tecnologico che sto portando avanti, in questo caso il taglio della legna. Quindi magari mi ingegno e creo una sega che è più veloce, creo un macchinario che mi fa i quadratini di legno. Quindi vado a innovare il mio settore, creando innovazione e efficientando il processo. Questo è, avanzamento tecnologico. E cosa accade però? Grazie a questo processo accade che se io divento più bravo a fare qualcosa e quindi con le stesse risorse ne produco di più, vuol dire che mi costa di meno e vuol dire di conseguenza che i prezzi possono calare. Quindi io da un lato sono diventato più bravo, quindi la qualità sale, migliora, la gente è più contenta dei prodotti che ha. Dall'altro lato mi costano anche di meno, perché la tecnologia si è innovata, si è ottimizzata. Un po' come oggi, no, in cui le cose durano di più, sono il cibo di qualità migliore rispetto al passato e costano anche di meno. Ah no, ho detto il contrario, scusate. Oggi le cose durano di meno e costano di più. Quindi forse c'è un problema da qualche parte. Quindi, da un punto di vista pratico, su entrambe le parti dell'isola, in questo momento, tutti sono contenti, perché questa innovazione tecnologica fa sì che i costi diminuiscano e quindi che la gente acquisisca più potere d'acquisto, no, se le cose più a parità di stipendio, le entrate sono sempre le stesse, ma se il costo delle cose è inferiore, io ne posso comprare di più. Quindi aumenta il mio potere d'acquisto, sia a sinistra che a destra. Tutti sono contenti. Però a un certo punto comunque la civiltà comincia a crescere, ci si espande, ci si allarga, siamo di più, è complicato gestirci da soli e facciamo questa cosa di eleggere un governo. Ti piace, no, eleggiamo un governo. Quindi entrambe le parti eleggono un governo. Un governo che quindi è al servizio dei cittadini e che dovrà avere un suo ruolo sociale all'interno della comunità. Perché questo dovrebbe fare un governo, avere un ruolo, offrire un servizio, perché se no faremo tutti quanti per i fatti nostri. E tutto va bene finché
non accade un imprevisto. Un imprevisto che pone i nostri, isolani davanti un bivio. C'è il Covid, c'è il terremoto, c'è qualche catastrofe, c'è qualche problema grave. I governi, qualunque essi siano, destra, sinistra, non stiamo discutendo di questo, a un certo punto si troveranno in deficit. Deficit vuol dire che hanno più uscite che entrate. In qualche modo devono recuperare quella differenza di soldi. E quindi i nostri 2 eroi hanno davanti una scelta. Coloro che vivono con i satoshi hanno queste scelte a disposizione: aumentare le tasse ai cittadini per sanare, o diminuire i servizi offerti ai cittadini, o una via di mezzo dei 2. Dall'altro lato, il nostro amico Satoshi, cioè il nostro amico Fiat, ha le stesse opzioni, ma ha anche il grande pulsante rosso. Ora, un governo tendenzialmente deve essere rieletto. Aumentare le tasse crea malcontento, diminuire i servizi crea malcontento. Non farlo non crea malcontento. Quindi, solo per questa volta, Fiatello, che è il nostro personaggio del mondo Fiat, decide di convocare a sé il grande bottone rosso. Un applauso per la canzone che ha aiutato per capire come questo sorgente e che mi ha seguito in questo lungo anno insieme. E quindi Fiatello a un certo punto dice: "Ma sai che c'è? Ma ce l'ho sto bottone". Io quasi quasi io quasi quasi lo premo. Complimenti, la macchina stampa soldi è stata attivata correttamente. Nuova liquidità in arrivo. Complimenti, la macchina sparasoldi è stata attivata correttamente. Nuova liquidità in arrivo. Prendete pure questa carta, che non è poi così diversa da quella che avete nel portafogli, d'altro canto. E quindi solo per questa volta Fiatello dice: "Dai, facciamolo, che sarà mai". Clicchiamo questo bottone. E all'inizio andiamo a vedere le conseguenze, quindi, nei 2 rispettivi scenari. Da una parte il nostro Satoshi non ha potuto nascondere ai cittadini i motivi per cui doveva aumentare le tasse o doveva diminuire i servizi, e di conseguenza ha creato malcontento, e il malcontento non l'ha fatto rieleggere. Quindi lui è stato, spodestato, e il governo si è ridotto, e la gente soprattutto ha capito che non esistono soldi gratis, okay? Vuol dire che non ci si può indebitare più di quanto di quante tasse rientrino, okay? Cioè il bilancio dello Stato deve essere sostenibile, punto. Offre meno servizi? Va bene, il mercato troverà una soluzione. È questa la teoria. L'assistenzialismo statale rischia di distruggere l'intera economia per la sua presenza, e quindi di là avviene un ridimensionamento del governo, che ha perso potere, ha perso fiducia e che ha imparato che non può andare in deficit. Ma la cosa importante, ovviamente la gente è dispiaciuta perché comunque il problema da sanare c'era lo stesso, la crisi se la sono presa in faccia di loro, ma
loro sanno che hanno lo strumento monetario sano e quindi in ogni caso, nonostante la crisi, i prezzi continueranno a scendere e la qualità continuerà a salire. Questo è il principio alla base. Dall'altro lato, good job fiatello. Viene rieletto, tutti sono contenti e lui pensa di essere un genio. Però ormai ha varcato il Rubicone, oramai ha innescato un domino che forse non potrà mai più fermare. E quindi andiamo a vedere qual è questo domino. Probabilmente le slide non si leggono, però le leggiamo insieme. Ogni volta che andando a premere il grande pulsante rosso, cosa semplice, svalutazione monetaria. Quindi, se io ho 100 € nel portafoglio e ce ne sono 1000 in circolazione, io ho 100 di 1000. Se domani il governo stampa altri 1000, io ho sempre 100 nel portafoglio. Ma ora non è più 100 di 1000, ovvero un decimo, è 100 di 2000, un ventesimo. E quindi è molto di meno. Svalutazione monetaria, che ha 3 conseguenze dirette. 1, distorsione dei segnali di prezzo. 2, aumento dei costi di produzione per le imprese e 3, inflazione degli asset. Andiamo a vedere piano piano di che stiamo parlando. Distorsione dei segnali di prezzo vuol dire che il mercato non risponde più alla semplice economia di domanda e offerta. Il prezzo non è più direttamente legato a domanda e offerta. Perché? Perché è drogato, perché, quando arrivano soldi dall'alto, non arrivano in modo uniforme. Per questo a voi sempre 100 € al portafoglio vi restano. Vengono, distribuiti in proporzione a chi è più vicino alla stampante, quindi chi è più vicino alle istituzioni. E a causa dell'effetto Cantillon, che è un principio economico che di base ti spiega il fatto che più sei distante dalla stampante, più su di te sarà grande l'effetto dell'inflazione, noi andiamo a creare una distorsione del prezzo per gli imprenditori, che magari vedranno un certo settore muoversi più floridamente di un altro e diranno: "Ah, ma quel settore è forte. Quasi quasi ho i miei risparmi, investo in quel settore, io imprenditore". Ma quel settore non è forte perché è forte, perché effettivamente c'è maggiore domanda, perché è una cosa innovativa. Magari è forte solo perché è drogato da quella liquidità che lo fa sopravvivere facilmente rispetto ad altri settori. Aumento dei costi di produzione per le imprese. Se aumentano i costi, le imprese hanno, dipendenti, materie prime per produrre. Se i costi di queste risorse aumentano i costi per le aziende, che hanno davanti a loro 3 opzioni per mantenere i loro margini. Ridurre i costi, difficile da fare. Come? Riduzione della qualità delle materie prime e disoccupazione. Quindi, siamo partiti dal bottone rosso, abbiamo svalutato la moneta, abbiamo avuto un problema qui, per ridurre i costi l'azienda di turno comincia a licenziare. Ho troppi costi, mi servono meno dipendenti per mantenere i miei margini. Vroom! Valanga di disoccupazione. Cavolo, arriva il governo, segnalazioni, la gente non trova lavoro, non trova lava aspetta. Nuovi soldi, nuovi fondi, nuovi pacchetti per stimolare un lavoro. Lavori finti, lavori temporanei, non necessari all'economia, soltanto utili a ricevere quel denaro. Capito dove vi voglio portare? Seconda opzione per aumentare i costi, per mantenere i margini. Shrinkflation vuol dire che voi comprate lo stesso prodotto, ma di base all'interno ne trovate di meno. Fateci caso, oramai molte confezioni al supermercato che prima erano da 1 chilo, ora sono da 150 grammi.
è una prassi. Dopo il Covid buona parte dei prodotti l'hanno messa in atto. Oppure, terza voce, la più automatica: ho io produttore ho più costi, li riverso sul cliente finale. Quindi aumento il costo e aumento il prezzo di vendita. Shrinkflation e aumento dei prezzi al consumo fanno sì che ci sia una minore accessibilità economica. Questa crea un divario anche sociale, okay, e quindi crea una spaccatura tra ehm, tra i ceti, sempre più grande. Il ceto medio oggi sta un po' sparendo, non so se ve ne siete accorti, perché vabbè ci arriveremo dopo, ma perché i poveri sono proprio alla canna del gas, sono spacciati. E chi, chiamiamoli borghesi, saranno i nuovi poveri, okay? Noi possiamo leggere nel futuro, oggi. È abbastanza chiaro. Questa disuguaglianza di ricchezza è anche una conseguenza dell'inflazione degli asset. Che vuol dire? Ehm, qualcuno delle persone si accorge che a causa della svalutazione della moneta il loro denaro vale di meno. Quindi dicono: mi sa che tenere i soldi sotto il materasso forse non è così una scelta saggia." E quindi cominciano ad allocare quei risparmi sul mercato azionario o sul mercato immobiliare, comportando un aumento dei prezzi degli asset. Non perché l'economia di quelle aziende sta effettivamente crescendo, ma solo perché arrivano nuovi soldi che fanno aumentare il prezzo degli asset. Stessa cosa col mercato immobiliare. Se noi andassimo a vedere quante case vuote ci sono in città come Milano e Roma, eppure i prezzi sono alle stelle. Inflazione degli asset, aumento dei senzatetto, perché sempre più persone non si possono permettere la casa. E quindi c'è un nuovo problema sociale. E come interverrà Fiatello? L'unica cosa che sa fare: stampa altra moneta. Non vi voglio tenere troppo su questa slide, però penso che il concetto sia passato, okay? Ogni problema viene risolto in un unico modo, con questo grande bottone rosso, perché l'hanno fatto una volta, non lo possono fermare. È questo il problema. È un domino perché non hanno una soluzione se non questa. Tornando al mercato immobiliare, questi sono i dati, diciamo, recenti di quanti, stipendi ci vogliono per comprare una casa. Milano ci vogliono 12,5 annualità, quindi vuol dire 12,5 per il vostro stipendio annuo, okay, come se pagaste sempre la casa, non vivendo di altro. Ci mettereste 12,5 anni in media a acquistare un immobile. Roma 9 annualità, Firenze 8,8, Palermo e Genova 3,3. Comprare in Italia oggi un immobile chiede uno sforzo pari a 3 volte quello che era nel 1980. 3 volte, okay? Il problema della minore accessibilità economica porta a una conseguenza molto importante, quella della, come dicevo prima, della, alta preferenza temporale, cioè si vive la giornata, si ha difficoltà a pianificare. Difficoltà a pianificare vuol dire anche difficoltà a pianificare un futuro familiare e quindi cioè le famiglie hanno bisogno di 2 stipendi. Cioè prima per un motivo o per un altro la donna non lavorava e la famiglia ce la faceva, ora servono 2 stipendi. E questo meccanismo fa sì che il conto da pagare per le generazioni future sia sempre più alto. E chi sarà, secondo voi, a pagare il prezzo sempre più alto? Ogni volta che Fiatello preme questo bottone
oggi risolve un problema, ma lo sta soltanto posticipando. È come se stesse drogando il sistema. Se gli desse una botta di steroidi per farlo andare avanti. Un cavallo che corre, che corre, che corre, ed è stremato, ma lui gli dà una botta di steroidi e lui continua a correre fino a quando non stramazzerà a terra morente. E chi è che pagherà questo prezzo stramazzando a terra? Entra pure Tobia. Sapete chi è lui? Lui è Tobia. Lui è il mio figlio del futuro. Lui è colui che nascerà con un debito sulle spalle ancora più grande di quello con cui sono nato io 29 anni fa. Anche se mio padre volesse provare a risparmiare per rendere il mio futuro migliore, il futuro verrà distrutto dall'inflazione ancora prima che io compia 18 anni. Perché ricordatevi che l'inflazione teorica del 2% anno, che poi è accoppiata, se andiamo a vedere quella reale, nel corso dei 18 anni, prima che diventi maggiorenne, avrà eroso i risparmi di mio padre. Quell'euro che mio padre sta risparmiando per darmelo quando diventerò maggiorenne non avrà più il potere d'acquisto di un euro, ma di 70 centesimi. Una moneta avrà perso il 30% del suo valore in 18 anni. E se volesse metterla da parte per quando compierò 30 anni o per quando mi sposerò, beh, allora avrà perso il 45% del suo valore. Un euro varrà quasi la metà. E le mie prospettive per il futuro? Beh, probabilmente anche quelle dimezzate. Oggi la moneta malata incebita alla spesa frenetica e non al risparmio. Ormai risparmiare al mio futuro non ha più alcun senso. Grazie mille, Tobia. Ti prometto che farò del mio meglio per far sì che il tuo futuro sia ancora un futuro. Questa visione del futuro a creare un mondo migliore per i propri figli è una cosa che io ho visto molto nel mondo Bitcoin. Persone che riescono a immaginare un futuro proprio per i propri figli, proprio grazie a Bitcoin. E personalmente questo futuro lo vedo anch'io, che di figli ancora non ne ho. Relativamente a questo ci tenevo a leggervi un estratto di una lettera scritta da una madre, ricercatrice, educatrice, formatrice e attivista nel mondo Bitcoin, Mir, la madrina del Plan B Network, l'ente presso cui a Lugano ho seguito la Business School, che saluto e ringrazio. Cara Amanda, mentre ti scrivo questa lettera siamo nel 2019 e io ho 34 anni. Quando la leggerai sarai il 2052 e avrai l'età che io ho ora. Io qui però ci tengo a parlarti di tecnologia, di libertà, di come cambiare il mondo. Spero che tu trovi tutti questi argomenti importanti quanto li trovo io. Allo stesso tempo, spero che molte delle cose che sto solo sognando ora, nel tuo presente, saranno già accadute. Oggi è il momento in cui Bitcoin è ancora considerato una follia. E sì, i tuoi genitori sono di quel tipo di gente strana che sogna un futuro diverso per te. Ma non siamo i soli. Ci sono molte persone sveglie, oneste e competenti che stanno lavorando per cambiare lo status quo. Alcuni mantengono il protocollo Bitcoin o creano nuovi modi per renderlo più utilizzabile, sicuro e privato. Alcuni lavorano per diffondere informazioni, scrivendo articoli e libri, organizzando incontri e conferenze, condividendo le loro opinioni sui social media, creando arte, traducendo contenuti per far arrivare la conoscenza su Bitcoin dovunque, mentre tentano di arginare e contrastare le bugie diffuse al riguardo. Altri stanno lavorando per far accettare Bitcoin tra chi vende prodotti e servizi. Altri ancora stanno finanziando progetti in cui credono per aiutare l'ecosistema. Alcuni usano Bitcoin perché è divertente, ma altri lo usano per sopravvivere, come in Venezuela. Alcuni, infine, usano Bitcoin perché non hanno accesso a conti bancari normali.
Sai che cos'è un conto bancario? Beh, puoi cercarlo su Google. Aspetta, sai che cos'è Google? Al giorno d'oggi Bitcoin può essere ancora piuttosto impegnativo e difficile da usare per la maggior parte della gente. Spero davvero che questo ti sembri difficile da credere. Prima di Bitcoin, le persone potevano solo sognare di usare una forma di denaro che non richiedesse la fiducia di nessuno, decentralizzata e resistente alla censura e all'inflazione, di avere il totale possesso del proprio valore e dei propri guadagni. Bitcoin l'ha reso possibile, pur con tutti i suoi difetti, forse per la prima volta nella storia. E se lo starai usando in modo molto semplice e banale, devi sapere che devi questo privilegio all'enorme impegno di molte persone prima di te. Per raggiungere questo scopo, molti stanno contribuendo con le proprie competenze, molti stanno offrendo il loro tempo e le loro risorse, alcuni sono persino in prigione o rischiano la vita per Bitcoin. Dobbiamo continuamente ricordare alle persone di proteggere i loro Bitcoin da malintenzionati e da loro stessi. L'educazione è molto importante e parecchio difficile da ottenere. Questo è solo un piccolo pezzo della storia di Bitcoin e non so se avrà qualche senso per te, ma spero con tutto il mio cuore che qualunque cosa tu deciderai di fare sarà con la stessa intensità, passione e direzione che proviamo a metterci in tutto ciò che facciamo ogni giorno io e il tuo papà. Con tutto il mio amore, mamma Mir. Quindi, come ha detto Tobia, la bassa preferenza temporale, quindi la tendenza a risparmiare, togliersi qualcosa oggi per darla al sé del futuro, non ha senso. Non c'è l'incentivo a farlo perché perde valore. Cioè, perché dovrei? A 'sto punto mi godo la vita, mi faccio i miei viaggi, me ne vado, li spendo 'sti soldi. Oggi valgono questo, almeno li spendo e li uso oggi, mi godo la vita. Però questo non è ottimale dal mio punto di vista. La difficoltà che si ha oggi a creare a creare una famiglia, quindi a fare nuovi figli, ha un impatto sociale enorme e distruttivo, perché non impatta cioè la mancanza di natalità, che in Europa è un problema enorme, ha un impatto diretto sul sistema pensionistico. Cioè quelle promesse che lo Stato ha fatto a molte persone, di lavorare e ricevere una pensione dignitosa per godersi poi gli ultimi anni della loro vita, "ultimi" tra virgolette, verranno meno, vengono già meno e verranno sempre più meno, perché il sistema pensionistico è un Ponzi, è uno schema Ponzi. Tu dai oggi, ma non è che metti da parte per te, metti da parte per chi oggi è in pensione. Ma se quando sarò in pensione io non ci sarà mio nipote a versare per me, il sistema Ponzi collassa. E quindi sarà sempre più necessario anche per compensare il sistema pensionistico, l'intervento statale e l'assistenzialismo e quindi bottone rosso, che crea sempre magari la gente ha difficoltà e quindi si rifugia, nella droga, in tranquillanti, oppioidi. La gente comincia a stare male, ad avere problemi psicologici, depressione e via dicendo, creando una crisi sanitaria. E cosa fa lo Stato? Cioè il governo? Deve necessariamente, di nuovo premere quel dannato bottone rosso, alterando nuovamente i segnali di prezzo, innescando altre conseguenze a cascata, fino magari, se ce la vogliamo mettere, una bella crisi finanziaria come quella che accade nel 2008 con il fallimento delle banche di Wall Street, Lehman Brothers e poi tutte quelle che sono venute. Cioè il concetto è che è una cosa insostenibile, non c'è una soluzione. Perché si passa nella pratica da una crisi all'altra, dove l'altra crisi è sempre più grave della precedente e si continua a intervenire nell'unico modo che si è in grado di fare. Inoltre si crea una sorta di, ehm, chiamiamolo,
chiamiamola lobby, una lobby di aziende vicine al governo, okay, ognuna che vorrà qualcosa. Più soldi per la ricerca farmaceutica, più soldi per, la produzione alimentare, più soldi per il riarmo degli eserciti, no, molto attuale questo tema. Ognuno vorrà il suo e ognuna di queste conseguenze non porta cose buone, porta soltanto a un innesco di altre conseguenze negative. E su questo non vi ammorbo oltre, il concetto è chiaro. Quindi stampa oggi, stampa domani, inflaziona oggi, inflaziona domani, svaluta oggi, svaluta domani, la stampante di moneta lavora a tutto spiano. E anche Fiatello comincia ad accorgersi che ha un problema, perché se prima il suo potere d'acquisto aumentava del 3% annuo, ora non solo diminuisce, ma diminuisce del 7% anno. Vuol dire che lui sta inflazionando per un 10% la sua moneta. La sta continuando a drogare e comincia a sentire la puzza dei problemi. Questo è quello che dicevo prima. La popolazione che continua a usare la moneta fiat, continua a risparmiare ed essere pagata con una moneta fiat inflazionabile e svalutabile, ha queste conseguenze. Le persone meno abbienti, che hanno una retribuzione fissa oraria, hanno una stabilità di reddito bassa e non posseggono beni, non possono farcela. Diventano poveri ogni anno di più. That's it. Fine. Ceto medio, stipendi su base mensile, stabilità di reddito altalenante, magari ha una casa, ha qualche investimento, a tendere diventeranno i nuovi poveri. Perché comunque quello hanno, se non fanno niente, quello hanno e il loro potere d'acquisto continuerà a essere eroso. Persone benestanti, facoltose, magari hanno redditi più importanti dovuti ad attività finanziarie, hanno asset, hanno immobili, hanno investimenti, posseggono considerevolmente tanti beni, se la cavano, ma anche loro piano piano vanno a finire contro un muro. Molto più lentamente ovviamente, molto più lentamente, ma chi è che se la passa bene? Chi è vicino alla stampante, tutte quelle industrie vicine alla stampante, che sono finanziate dallo Stato e in quanto tali sono protette. E sapete qual è l'altro problema? È che essendo drogate sono più grandi e questo vuol dire che creano dei muri sul mercato, magari per nuove aziende più concorrenziali, con costi minori, che però non ce la fanno a competere con questi colossi, che potenzialmente hanno fondi infiniti, in quanto hanno le spalle coperte, okay? E quindi questo vuol dire che è un doppio problema, perché loro si arricchiscono, ma, creano delle dinamiche, passatemi il termine, pseudo-monopolistiche, in cui la concorrenza in quel settore da parte di altre aziende è molto più difficile e quindi provare ad abbassare i prezzi in una condizione di monopolio, ehm, non è realizzabile. Sono passati tanti anni da quando hanno eretto il muro e quindi il muro comincia a creparsi. C'è un cedimento e quindi le persone cominciano a vedersi da un lato e dall'altro. E di cosa si accorgono? Che di là i satoshi hanno continuato ad avere un apprezzamento in termini di potere d'acquisto sulla loro moneta del 3% annuo. Perché? Sempre per il processo di innovazione tecnologica di cui parlavamo prima. Se la tecnologia migliora, i processi si ottimizzano, il costo diminuisce, la qualità aumenta, i prezzi scendono. Di qua morte civile. Inflazione al 7%, non so se avete
contezza di quanta è stata l'inflazione nel corso degli anni a cavallo del Covid, appunto per un'emergenza enorme come quella che è stata il Covid. Parliamo di punte del 10% annuo calcolate, che poi sono più alte ovviamente. E quindi cominciano a domandarsi: "Oh aspetta, ma perché di là, il mondo va in un altro modo rispetto a qua?" Cioè di là se la passano bene, hanno i loro problemi ovviamente, quando arriva una crisi arriva anche là, ma la affrontano in un modo diverso. Saggia è il mio parrucchiere, il mio barbiere scusate. Se il muro crolla, la gente comincia a vedere di là e magari alcune persone che sono nel mondo Fiat, guardano di là e dicono: "Oh, ma là se la passano un po' meglio. Sai che c'è? Quasi quasi comincio a offrire i miei servizi o i miei prodotti alle persone che sono di là", come fa il mio barbiere, che si fa pagare in bitcoin, okay? Spesso alcune persone mi fanno la critica e mi dicono: ma poi che ci faccio con i bitcoin? Dove li uso? Dove li spendo?" La domanda è mal posta. Il problema non è spendere, il problema è accettare. È diverso il punto di vista e per accettare ci vuole educazione, ovvero ci vuole consapevolezza da parte del commerciante che capisce che di là se la passano meglio e non vuole più essere pagato in fiatello che perdono valore, ma vuole essere pagato in satoshi, perché capisce che è una forma di moneta più solida, più stabile, per risparmiare nel lungo periodo, perché appunto non è inflazionabile. E quindi ho pure messo la musichetta carina. E quindi il concetto che voglio che passi qui è che non vi dovreste porre la domanda: ma poi che ci faccio con i bitcoin?" Vi dovreste porre la domanda: "Forse è il caso che cominci ad accettarli in cambio dei miei servizi, in base a quello che offro?" Perché magari qualcuno è disposto a pagarvi per quei servizi in bitcoin. Riassumendo il tutto, con uno standard fiat il tuo denaro ti deruba, matematicamente, non è questione di complottismi o altro, matematicamente l'euro fiat è destinato a farti perdere potere d'acquisto. Con uno standard Satoshi, tutto il mondo lavora 24/7 per aumentare il tuo potere d'acquisto. Perché 24/7? Il concetto è: in un'economia che si continua a efficientare, il mio potere d'acquisto si efficienterà all'infinito, okay? Mhmm, il genere umano si è sempre evoluto, sempre inventato di più, creato di più, innovato di più e quindi se questa innovazione fa aumentare il potere d'acquisto riducendo i costi, con uno standard Satoshi tutto il mondo che si sta ottimizzando mi sta facendo aumentare il potere d'acquisto, che è potente come messaggio. E ora c'è un problema perché come Sergio, che ha visto di là e ha cominciato ad accettare Satoshi, magari altra gente lo vede e dice: "Aspetta, aspetta, mi sono stancato di guadagnare in valuta fiat, sai che c'è, io cerco un lavoro in cui mi pagano in satoshi". E quindi comincia ad avvenire una fuga di capitali, ma soprattutto una fuga di capitale umano, cioè che la gente comincia ad andarsene dall'altra parte dell'isola. E chi resta di là? Resta la gente che ancora non ha capito che cosa c'è dall'altra parte dell'isola. Ma questo è un problema enorme per Fiatello, perché se la gente vende la sua moneta per comprare i satoshi, per trasferirsi nel mondo dei satoshi, la sua valuta si svaluta ancora più velocemente, perché è venduta sul mercato. E questo è un problema enorme. E quindi a un certo punto si troverà costretto a censurare le persone. Che vuol dire? Tu che c'hai, gli euro? Vuoi comprare i bitcoin? Non te lo faccio fare. Perché? Perché no? Per il tuo bene.
Stai attento, perché Bitcoin è pericoloso. Non lo fare, tu fidati di me, fidati di me. E quindi proibiscono a chi vuole di andare dall'altra parte dell'isola, gli bloccano i conti in banca, gli impediscono di liberarsi della carta straccia fiat e di comprare i Bitcoin. Tante banche italiane l'hanno fatto. Io so di persone qua dentro che non hanno potuto comprare Bitcoin perché Intesa San Paolo gliel'ha impedito e tante altre. Quindi quando pensate che alcune cose ve le stia raccontando così, accadono. Controlli sui capitali, appunto, impediscono la fuoriuscita di capitali. PS, Egitto, credo 1 anno fa, perché una persona lì mi ha contattato per provare a capire se lo potessi aiutare, non sono riuscito ad aiutarlo. Mi ha chiamato dicendomi: vorrei liberarmi della mia lira egiziana", perché avevano un problema enorme di inflazione, e ma non posso comprare niente, perché il governo aveva impedito che la lira egiziana potesse essere scambiata sul mercato per euro, dollari o altre valute più stabili. Cioè, quindi che vuol dire questo? Io ho la lira egiziana, sono cittadino egiziano, vedo che qua il sistema se ne sta andando a farsi benedire, mi voglio salvare e lo Stato ti dice: "Non puoi, tu resti qua e muori qua, perché la tua valuta non te la facciamo vendere. Tutto te ne vuoi andare? Vattene, ma tu non ti puoi portare niente. Non puoi spostare i capitali". Io non voglio vivere in un mondo così. Ripeto, ora è l'Egitto, domani siamo noi. Non so domani quand'è, ma il rischio c'è. Perché lo strumento monetario lo permette. È sempre questo il concetto. Finché lo strumento monetario attuale permette che quello scenario si verifichi, prima o poi potrebbe verificarsi o si verificherà. E questa è Egitto, storia recente. Quindi la ricchezza e le persone corrono verso la moneta incorruttibile, verso la moneta non manipolabile. Cioè questo è il concetto. Noi preferiamo scambiare il nostro tempo per qualcosa, di cui abbiamo il controllo, o per qualcosa che un giorno qualcuno ci potrebbe dire: "Sai che c'è? Vabbè dai, quelli in banca mi servono, te li prendo". Cipro: chi aveva più di 100.000 € sul conto in banca gliene hanno tolto il 45%. Okay, perché i soldi non sono loro, i soldi mancano non sono loro. E quindi lo Stato aveva bisogno, il governo aveva bisogno, non lo fa. Finché la tecnologia permette a chi detiene il potere di poterlo fare, c'è la possibilità che questo accada e, visto l'andazzo, io mi aspetto che prima o poi accadrà anche qua. Ripeto, non è terrorismo, ma sono fatti che sono accaduti e quindi potrebbero anche riaccadere. Quindi cosa accade alla moneta fiat in questa parte dell'isola? La strada più naturale è l'iperinflazione. Pa, 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 premi oggi, premi domani, l'inflazione aumenta, è galoppante fino a che Argentina, Venezuela, Turchia, Egitto, tutti in iperinflazione. Noi siamo soltanto più indietro, ma il nostro sistema alla base è lo stesso. Confisca dei beni, come dicevo prima, Cipro. E a proposito di confisca dei beni, vi cito anche un altro esempio. Qualcuno di voi, a parte gli amici lì, sanno cosa è accaduto nel 1933 negli Stati Uniti? Nessuna mano? Nessuna mano, a parte te. Hanno proibito la detenzione di oro fisico, okay? Tu avevi l'oro a casa? Me lo devi dare. Me lo devi dare e io ti do dei dollari. Ti do carta straccia, ma l'oro me lo tengo io. Stati Uniti d'America, democrazia, 1933. Roosevelt, atto esecutivo 6102. La detenzione di oro da parte dei cittadini non era
più permessa. Quindi lo Stato si è appropriato, ha confiscato una risorsa scarsa, l'oro, in cambio di pezzi di carta. Pezzi di carta che in teoria nel '33 non ancora, loro si stavano preparando a quello che era poi il gold standard, ovvero lo standard monetario basato sull'oro che c'è stato dal '44 con Bretton Woods fino al '71, come dicevo prima, quando è iniziato il fiat standard. E il paradosso è che oggi io ti dico: "Non lo puoi detenere" e ti do la carta, però poi ti dico: "C'è comunque un rapporto, quindi quando vuoi mi riporti i tuoi dollari e ti ridò il mio oro." Ma poi ancora nel '71 ti dico: "No scusa mi ero sbagliato, non puoi riprenderti più l'oro." Te ritiri la carta, io mi tengo l'oro. Questo è quello che è accaduto. Comunismi vari, totitari to totita toli totalitarismi vari, grazie mille, che sfociano potenzialmente poi in guerre civili o guerre esterne per l'appropriarsi di risorse. In ogni scenario di questi qua nominati, la gente che si deve salvare preferisce detenere Satoshi e non fiat. Preferisce detenere qualcosa che può controllare e non che non può controllare. E ovviamente, come avete già capito, parlando di fiat, parlo di tutte le monete del mondo. Sono tutte sulla stessa barca. Dollaro, euro, yuan, ma tutte quante le altre non fanno eccezione. E a proposito di censura, vi vorrei domandare: quanti di voi hanno sentito parlare di Central Bank Digital Currency? Sulle mani, sulle mani, sulle mani? No, tu non vali. Okay, peggio del previsto, peggio del previsto. CBDC, dovreste cioè sapere almeno di che stiamo parlando, perché comunque, ehm, nell'agenda come priorità importante nell'agenda della BCE, della Banca Centrale Europea. La Central Bank Digital Currency è una moneta digitale emessa dalla banca centrale, diversa però dall'attuale denaro digitale. Quest'uomo, che immagino non abbiate mai visto, è un tale chiamato Augustin Carstens, che è esatto, che è il direttore generale della Bank of International Settlement, che immagino che correggetemi se sbaglio, ma immagino che nessuno di voi sappia cosa sia. La BIS è la banca centrale delle banche centrali e lui quindi è il direttore generale, quindi diciamo che è un pezzo grosso. Quest'uomo, qualche anno fa, parlando di CBDC, che tra l'altro comunque fra poco tempo vi ritroverete in tasca anche voi, sappiatelo, ha detto: "Non sappiamo chi utilizza oggi una banconota da $100. Non sappiamo chi usa una banconota da $1000. La differenza fondamentale con la CDBC è che la banca centrale avrà assoluto controllo sulle regole e sulle norme che determineranno l'uso di quell'espressione di passività della banca centrale e inoltre avrà la tecnologia per farle rispettare." Parliamo di denaro programmabile, okay? Che vuol dire? Il tuo stipendio, ora sto ragionando per assurdo, ma seguitemi, sotto l'ipotesi del se la tecnologia lo permette, potrebbe accadere. Denaro programmabile che vuol dire? Se accade questo, allora quest'altro. Se, allora, okay? Condizioni su come può essere utilizzato quel denaro, okay? Quindi magari tu vieni pagato con uno stipendio e puoi spendere quei soldi in A, B e C. No in D ed E ed F, mi raccomando no, lì non te lo faccio fare. Perché ci troveranno qualche motivo per il tuo bene, perché è meglio così. I motivi non sono importanti. L'importante è che non avremmo potenzialmente doppiamente libertà sulle nostre spese.
a un livello ancora più alto dell'attuale sistema, molto più alto, perché per quanto oggi dicano che non vogliono sostituire il contante, io ci credo fino a un certo punto. Cioè, oggi questa è la narrativa del "non voglio sostituire il contante perché se no verrebbero linciati dalla gente". Ma come dicevo prima, la tecnologia verte in quella direzione. Togliere il contante, vivere di questo e quindi a quel punto vuol dire veramente vivere in dipendenza di A, B e C. Andate ad approfondirle queste perché, cioè, il concetto qual è? Che nessuno si offenda in sala. Tutti hanno visto oggi la partita della Roma, okay, nessuno ha mai visto quest'uomo qua, ma quest'uomo qua ha un impatto sulle nostre vite molto più grande della partita della Roma, okay? Grazie. E la triste realtà de questa narrativa è che non può essere fermata. Nothing stop this train, come dice Lynn Alden, che è un'economista americana. Nulla può fermare questo treno, quindi ci schianteremo, cioè la direzione è quella, non può essere fermata, ma per un motivo semplice: i debiti nazionali hanno degli interessi, okay, e se noi andiamo a vedere il debito PIL italiano, ad esempio, è del 160% circa, vuol dire che noi spendiamo il 60% in più di quanto entra. Non riusciamo a recuperare, quindi dobbiamo pagare prendere nuovo debito, pagare nuovi interessi. È una catena che va così, una, snowball, una palla di neve che si ingigantisce sempre di più. Quindi la direzione è: nulla può fermare questo treno che va verso di là. La conclusione: voi neanche lo conoscete immagino. Friedrich von Hayek, economista austriaco e premio Nobel per l'economia. Già nel 1988, quindi parliamo di dal '71, parliamo di 17 anni dopo l'intromissione del Fiat Standard, già affermava: "La storia della gestione statale della moneta è stata, tranne che per pochi brevi periodi felici, un susseguirsi incessante di frodi e inganni". La soluzione che proponeva lui già all'epoca, quando ho letto io questa, ehm, sua frase, ora faccio un po' di scena, i brividi, perché lui diceva già all'epoca: "Non credo che avremo mai più una moneta sana finché non la sottrarremo alle mani del governo. Non possiamo portargliela via con la forza. Possiamo solo, in modo astuto e indiretto, introdurre qualcosa che non siano in grado di fermare". E la buona notizia sapete qual è? Che quella visione di Hayek oggi è realtà. Quella cosa che loro non possono fermare sono i satoshi, e i satoshi sono Bitcoin. Perché Bitcoin incarna tutte quelle proprietà della moneta perfetta che abbiamo detto all'inizio: scarsità, trasportabilità, divisibilità, durevolezza, fungibilità, adozione e resistenza alla censura. Perché con Bitcoin tu hai il pieno controllo dei tuoi fondi. Nessuno ti potrà mai confiscare un conto o proibirti di ricevere o mandare fondi. Sono noti, ehm, casi di attivisti politici di diversa natura che vengono costantemente salvati da Bitcoin tramite donazioni in Bitcoin perché i loro conti sono bloccati. Non so se qualcuno ha sentito di recente la storia di Francesca Albanese. Questa è un po' più attuale, qualcuno qua l'ha sentita, dai. Francesca Albanese ha fatto un rapporto, lei lavora all'ONU, se ora non mh? Lavorava all'ONU e ha fatto un rapporto su Gaza, additando Israele non nel migliore dei modi. Bene, chiamatina dall'alto, tutti i conti bloccati. Lei aveva i conti in America, tutti i conti bloccati.
Lei è fuori dal sistema finanziario. Oggi sfiderei chiunque di voi con il conto bloccato a sopravvivere 1 settimana. Una settimana sono andato lontano, con i conti bloccati, non accessibilità al denaro. E il paradosso è che non può neanche essere aiutata da parenti, perché anche loro rischiano lo stesso ehm, la stessa punizione, diciamo, le stesse conseguenze. E paradossalmente, nonostante lei sia cittadina italiana, neanche le banche italiane possono aprirle un conto. In realtà forse possono, ma non lo fanno. Quindi lei oggi è fuori dal sistema finanziario, da un giorno all'altro, eh. Cioè, vi rendete conto quanto siamo fragili? Quanto siamo fragili! Da un giorno all'altro tu non sai più nulla. Tu diventi un senza tetto sotto un ponte in 1 settimana. Rischiamo veramente questo. Per carità, accade a una persona su 1000, su 10.000, non lo so. Ma di fatto è quando diventi un potenzialmente scomodo per l'attuale o il futuro sistema, per l'attuale o la futura corrente di pensiero, diventi potenzialmente un bersaglio. E se il sistema monetario permette a chi ha il potere di colpire quel bersaglio, beh, lo faranno. Quindi, non mi ricordo quante slide mancano, ma siamo in chiusura. Spero che mi abbiate seguito tutti quanti fin qua. Spero che per chi c'era lo scorso anno sia stato qualcosa di nuovo. Spero che per chi non ne sapeva niente avete scoperto qualcosa di più interessante, ma vi invito sempre a non fidarvi di me. L'intero mondo Bitcoin nasce dalla mancanza di fiducia nel sistema e quindi, sebbene io mi diverta a parlarvi di questi temi nella, più possibile onestà intellettuale che vi posso dare, vi invito a approfondire, studiare personalmente tutte queste tematiche, quindi non fidatevi di me, verificate personalmente. Don't trust, verify. E quindi, simbolicamente oggi, tutti voi avete ricevuto una scatolina con scritto fuori "Open just in case you want to exit the matrix". L'attuale sistema è il Matrix. Se avete visto il film capirete ciò a cui mi sto riferendo. Un'illusione, okay, il Matrix è l'illusione in cui noi viviamo e come Morfeo pose una scelta a Neo dicendogli: "Pillola rossa o pillola blu? Vuoi restare nel Matrix o ti vuoi svegliare?" Io oggi vi pongo una scelta: pillola arancione o pillola blu? Volete rompere le catene e risparmiare in una moneta di cui avete realmente controllo? O volete continuare a restare vittime del sistema fiat e dell'inflazione costante nel tempo? La scelta è vostra, ma in caso, aprendo la scatolina, troverete una pillola arancione. Sta a voi scegliere il futuro in cui andare. Grazie a tutti.
Grazie. Una specifica. Ho voluto finire con questo video perché è vero, molte persone si avvicinano a questo mondo guardando il prezzo. Quindi questo bello, trionfale, Bitcoin a $100.000, bravi chi c'era, bravi chi non c'era, ma il prezzo, quando comincerete ad approcciarvi e a studiare Bitcoin, comincerete a capire che è secondario. Lo capisco che è difficile da metabolizzare, ma un Bitcoin vale un Bitcoin. Un Bitcoin vale un Bitcoin. Non bisogna pensare in euro o in dollari, perché il prezzo è volatile. Il prezzo fa su e giù e magari qualcuno di voi comprerà Bitcoin per il prezzo e si scotterà, okay? Per questo io invito allo studio. Lo studio consapevole ti permette di comprendere lo strumento che è Bitcoin, che appunto non nasce per speculare, non nasce per fare trading. Io oggi non vi ho parlato di speculazione o trading. Nasce come rivoluzione monetaria. Poi c'è un libero mercato e quindi ha un prezzo, okay, ma non nasce per quello. Quindi per quanto sia divertente questo video e pomposo, è una critica in realtà. Il prezzo va contestualizzato e man mano diventerà sempre meno importante, perché, come mi piace dire e pensare, non è il prezzo di Bitcoin che sale, è il prezzo dell'euro o del dollaro che scende. Non è Bitcoin che si apprezza, è l'euro e il dollaro che si deprezzano. Questo è il concetto che vorrei trasmetterti. Grazie.